Ciao a tutti, finalmente rieccoci alla seconda parte del video della mia seconda immersione al lago. Se vi siete persi il video numero 1, allora andatelo a recuperare, è molto interessante. Ve lo lascio sempre qui sotto in descrizione. Quindi senza indugi iniziamo subito. Finita l'immersione e dopo aver chiesto anche dei pareri a Massimo e Stefano, ricordiamolo, più di 2000 immersioni alle spalle, ho messo giù dei punti per fare il confronto tra le immersioni in acqua dolce e quelle in acqua salata, cercando di concentrarmi per lo più sulle differenze che caratterizzano i due ambienti e di come queste influiscono sull'esperienza subacquea. Io metterò a paragone gli ambienti che possono trovarsi in Italia e quelli che ho avuto modo di esplorare personalmente. Perché chiaramente se ci spostiamo altrove quanto detto può non valere. Se avete altre idee comunque scrivetelo pure nei commenti. Sarebbe interessante infatti aprire un dibattito che potrebbe essere utile per tutta la community. Detto questo, vediamo un po'. Differenza numero 1, la salinità dell'acqua. Partiamo dalle basi. L'acqua dolce ha una salinità inferiore allo 0,05%, mentre l'acqua di mare ha una salinità in media del 35%, ovvero 35 grammi di sale per litro, contro i 0,05 grammi per litro del lago. Come sappiamo, la maggiore densità dell'acqua salata darà una spinta verso l'alto più forte. La spinta idrostatica è quella forza verticale che spinge un corpo immerso in un fluido dal basso verso l'alto ed è determinata dal prodotto dell'accelerazione gravitazionale per la densità e per il volume del liquido spostato. La densità del mare di 1025 kg per metro cubo, mentre invece quella del lago è di 1000 kg per metro cubo. In altri termini è come se l'acqua salata volesse portarci più in superficie rispetto al lago ed è per questo che in mare avremo bisogno di più peso in cintura per la nostra immersione. Mi è sembrato di capire che come regola generale si potrebbe togliere il 30% di peso di quello che utilizziamo in acqua salata per un'immersione che invece faremo in acqua dolce. Per chi come me è abituato al mare è necessario fare molta attenzione a questo aspetto, ma ciò che mi ha fatto più riflettere è quanto la galleggiabilità influisce su ciò che riguarda un assetto corretto, senza quel cuscinetto, chiamiamolo così, che l'acqua salata può offrire. L'acqua dolce l'ho trovata meno indulgente con gli errori di assetto e credo sia proprio legato al grado inferiore di salinità. Come dicevo, credo che minore galleggiabilità uguale assetto più delicato. Secondo aspetto, la temperatura. Alle nostre latitudini credo che le immersioni in acqua dolce tendano ad essere più fredde. Come si può vedere dal log del mio computer subacqueo, durante l'immersione siamo andati dai 15 gradi della superficie fino ai 10,4 gradi a 22 metri. Un dato diverso invece lo offre il log del mio computer subacqueo dell'immersione di maggio, quindi un mese e mezzo prima. A 22 metri la temperatura era di 16,6 gradi, 6 gradi in più rispetto al lago, che non sono per nulla pochi in acqua, mentre la superficie segnava 20 gradi. Ci sono ovviamente da fare tutte le considerazioni del caso sulla stratificazione termica tra mare e lago. In lago è più marcata con un termoclino definito, questo come effetto dei cambi di temperatura più bruschi se consideriamo anche quello immediato della superficie. Per ulteriori approfondimenti sulle temperature del lago Maggiore vi rimando al video della mia prima immersione in lago. Ad agosto o settembre chiaramente parleremo di temperature più calde sia in mare che in lago. Credo che il termoclino marcato, le basse temperature in superficie e più in profondità potrebbero influenzare il comfort dell'immersione, o almeno così è stato per me, soprattutto se non hai la giusta vestizione. Indossare l'attrezzatura che protegge maggiormente dal freddo ha, secondo me, le sue difficoltà. Temperature e poco comfort comportano inoltre, teoricamente, un consumo di aria maggiore, anche se non ne influenza così negativamente l'esperienza. Terzo punto, visibilità. Ecco un aspetto che mi ha colpito particolarmente durante questa immersione. Quando ti immergi in un lago c'è da mettere in conto che per la maggior parte dell'immersione sarà tutto buio. I motivi per cui questo accade li ho spiegati nel video della mia prima immersione, ma giusto per ricapitolare, a determinare ciò è l'ombra che la fioritura delle piante nei primi metri di profondità genera, non permettendo quindi ai raggi solari di penetrare. Ecco che per noi umani la visibilità che ci sarà in un lago come il lago Maggiore tende ad essere inferiore
maggiore rispetto al mare. A questo si aggiunge anche la presenza di un fondale spesso fangoso e la mancanza di correnti che mantengono le particelle di sedimento in sospensione. Nel mio caso le recenti piogge avevano alzato il sedimento e questo era rimasto in sospensione ancora nei giorni successivi. La presenza di più luce in mare fa sì che una visibilità di 10 metri potrebbe essere addirittura considerata scarsa, mentre in molti laghi sarebbe zucchero. Nel senso che sarebbe veramente eccezionale. Quarto punto, la presenza di correnti. In lago le correnti sono generalmente più leggere e prevedibili. Sono principalmente causate dal vento e sono molto lievi. In mare invece le correnti possono essere forti e variabili, rendendo quindi l'immersione più impegnativa. Consiglio di Stefano: in presenza di correnti in mare evitare la pinneggiata a rana e preferire quella a battuta alternata perché è più efficace. Quinto punto, ho messo le onde, la presenza di onde. Punto numero 5, le onde. Lo stesso si può dire delle onde che in mare possono essere veramente fastidiose, soprattutto se l'ingresso in acqua è dall'imbarcazione. Si può soffrire di cinetosi e anche la salita a fine immersione può essere più difficoltosa. In lago le onde, quando ci sono veramente deboli e raramente comportano disagio per chi si immerge. Sesto punto, fauna e flora. Questa è forse la differenza visibilmente più evidente. In mare, specialmente nelle barriere coralline, c'è una straordinaria varietà di vita marina. In lago la biodiversità è generalmente inferiore e gli organismi sono spesso più piccoli. Tuttavia non è da sottovalutare la vita in acqua dolce. Si possono incontrare infatti organismi molto affascinanti. Settimo punto, manutenzione dell'attrezzatura. Un vantaggio delle immersioni in lago è che l'attrezzatura subisce meno stress. L'acqua salata è infatti più aggressiva e la possibilità di corrosione comporta una manutenzione più accurata dopo ogni immersione. Un semplice risciacquo è invece sufficiente dopo un'immersione in lago. E poi ce ne sono altre, ovviamente legate sempre alla differente densità dell'acqua, che impattano ma soltanto minimamente, secondo me, sull'esperienza dell'immersione. Adesso è arrivato il momento di tirare un po' le somme. Alla luce di ciò che ho appena detto, posso sicuramente dedurre che, data la mia scarsa pratica, personalmente trovo le immersioni in acqua dolce più impegnative, perché ho l'impressione che quest'ultime richiedano una tecnica maggiore, quindi un vero e proprio impegno nel cercare di migliorarsi. L'assetto è tutto, perché non ci si può permettere di ridurre ulteriormente la visibilità alzando del sedimento con le pinne e di non avere un controllo rigoroso sulla profondità in cui ci si trova. Inoltre l'attrezzatura necessaria per le immersioni in acqua fredda, mutastagna, guanti, eccetera, possono rendere i movimenti più difficoltosi. A questo si aggiunge anche la scarsa visibilità in lago, che comporta, oltre al disagio, anche un approccio ad un sistema di coppia molto più rigido. In lago poi non devi concentrarti troppo sugli organismi, perché è difficile avvistarli e perché sono presenti in misura minore, quanto sull'assetto. A tutto questo si aggiunge ovviamente l'abitudine. Da sempre ho fatto immersioni in mare e considero questo ambiente, sebbene vasto e profondamente diversificato, più familiare. Da tutto ciò ho capito che le immersioni in lago e quelle in mare offrono esperienze uniche e affascinanti. È necessario però mettere in conto che i due ambienti hanno le proprie sfide e le proprie bellezze. In mare, mia impressione, necessita una condizione fisica migliore per evitare di fare tanta fatica per raggiungere il sito di immersione e anche per avere una maggiore resistenza nel caso di forti correnti. In lago invece è necessario essere più tecnici, per così dire. L'importante, come dicevo, è essere preparati all'ambiente e al sito di immersione in cui ci si immerge. L'immersione di oggi, sebbene problematica, mi ha insegnato molto e mi ha fatto apprezzare ancora di più la versatilità necessaria per essere un buon subacqueo. Come dicevo, ogni immersione è un'opportunità per migliorare. Quindi grazie ancora a Stefano, Massimo e Michele. Vi lascio il link in descrizione del loro gruppo di immersioni Frog Divers, e Massimo, lo sapete già, è anche un istruttore, per cui potete scrivere se avete bisogno di ottenere un brevetto o di avere qualche informazione in più. Io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete pure un bel mi piace e iscrivetevi al canale così da non perdere i prossimi video, perché ne arriveranno. Ok, ci vediamo, ciao!